Bentornati, in questo video vediamo cosa è successo a scadenza con la nostra buy call di cui abbiamo parlato nel quinto episodio. Sto facendo vari video sulle opzioni iniziando da le basi e quindi ora siamo al sesto. Nel quinto abbiamo parlato di un'operazione in particolare che era come fare il payoff, come disegnare il payoff di una buy call. Alla fine di questo video, così per scherzare, abbiamo fatto delle domande di verifica per i neofiti. La prima era: ho una versione rialzista o ribassista se compro una call? La risposta è giusta e sono rialzista. Per le altre risposte le vedremo durante la registrazione di questo video. In particolare su un sito che si chiama Waffle Finance siamo andati a chiaramente solamente facendolo in demo e quindi facendo una prova, abbiamo acquistato una call strike $10 di un sottostante che in quel momento valeva un po' di più di $10, pagandola 0,67 centesimi. Ogni strike, scusatemi, ogni contratto di call in questo caso è per 100 azioni, quindi l'abbiamo pagata in tutto $67. Il massimo, la massima perdita che potevamo avere infatti è questa struttura qui, questo è il payoff della call, e in questa zona qui, dai $10 in giù, potevamo perdere al massimo i 66, vabbè, $67 che in questo momento era il costo che abbiamo sostenuto per comprare l'azione. Quello che ci dicevamo è che se il titolo comunque sale, il sottostante di questa azione sale, il nostro payoff andava in terreno positivo, quindi dai $10,67 in su il terreno si andava in positivo, in questi il profit è da 0 in su. Quanto può essere il positivo? Può essere fino all'infinito. Quanto si può perdere comprando una call? Al massimo il costo per cui si è comprata. Cosa è successo durante il giorno 22 quando l'ho acquistata? Sono andata poi a fare proprio l'acquisto sulla demo di Interactive Brokers. Il titolo è salito un pochino, quindi la nostra call Strike 10 che valeva 67 centesimi, già dopo poche ore quando io sono andata ad aprire la piattaforma, avrebbe avuto una possibilità di essere rivenduta a $1,74. Vediamola ora da un altro punto di vista, sul grafico di TradingView. Abbiamo la call acquistata Strike 10, la riga viola, il prezzo era un pochino più alto quando noi l'abbiamo acquistato, avevamo un prezzo di carico a 10,67, che sarebbe lo Strike 10 più $67 che abbiamo pagato. Se Nicola fosse andato sopra 10,67, noi comunque saremmo stati in guadagno con la nostra call. Ecco quello che è successo infatti proprio quel giorno, come vedete. Nicola è cresciuto tantissimo e quindi anche la call stessa ha aumentato il suo valore. Il sottostante è andato sopra $12. Cosa è successo nella realtà? Che durante la giornata il titolo è già andato a 11,72 durante lo stesso giorno, avremmo potuto vendere immediatamente a 1,74 come potete vedere il titolo, la call, perché era già a un prezzo molto più alto. Quindi avremmo avuto un guadagno di $100, di un pochino di oltre $100. Che cosa succede esattamente nella nostra Trade Workstation Interactive Brokers? Avremmo acquistato il titolo, l'opzione, ma in quel momento era già cresciuta molto, comunque io l'ho acquistata comunque per vedere cosa succedeva. Il lunedì alle 21:22 io ho acquistato la call Strike 10, il titolo in quel momento era 11,75. Questo è quello che si sarebbe visto, io ho salvato, della catena delle opzioni degli ultimi minuti di trading. Il sottostante in quel momento è 11,55, come vedete qui in alto. La nostra call 10 si era apprezzata. Avremmo potuto quindi sia chiudere la call, quindi rivendere la call e incascare in questo momento circa $90 come vediamo, oppure come vedete ecco 0 giorni indica proprio il fatto che siamo arrivati a scadenza, è il giorno di scadenza e questo era il giorno proprio il venerdì.
Se non facciamo nulla, le azioni Nicola ci saranno acquistate, ci saranno assegnate. Gli ultimi minuti, come vedete, noi siamo in the money, sotto invece dai 12 in su gli strike sono out of the money. Nessuno, diciamo, andrebbe a spendere dei soldi per acquistare una call 12, 12 e mezzo, sapendo che sul mercato in quel momento i titoli stanno a 11,55. Dopo pochi minuti la sessione di borsa alle 22 si sarebbe chiusa e quindi non valeva proprio, non era proprio più, non aveva più valore, diciamo. La cosa totalmente opposta chiaramente è sul lato delle put, ma faremo altri video per quanto riguarda le put. Il discorso, come è successo poi, esattamente a scadenza, lo vediamo. A scadenza, passate le 22, non ci sono proprio né bid né ask su tutte le opzioni che sono oltre lo strike 12, mentre sotto gli 11,5 tutti gli strike sono in the money, hanno quindi un valore, diciamo, il titolo sale sopra 10, quindi l'opzione call, che è il diritto a acquistare, ci dirà che avremo i titoli in portafoglio se non abbiamo fatto nulla, perché l'opzione ci è scaduta in the money. Quindi ci dobbiamo sempre ricordare che abbiamo sempre 100 titoli long, ma abbiamo avuto un cost che è il costo della call, il premio pagato per averli in portafoglio. Ecco che succedeva nella piattaforma esattamente il giorno dopo dell'assegnazione. Ci troviamo Nicola, che in questo giorno che sto facendo il video chiaramente è ancora cresciuto. La posizione è long di 100 titoli. Gli stessi eseguiti, scaricando gli ultimi 6 giorni, perché Nicola è passato un po' di giorni da quando c'è stato assegnato. Io sto registrando oggi che è il 24 aprile, è passato da un po'. Vediamo quindi che abbiamo l'opzione call che è auto-esercitata, l'opzione del 23, sempre la strike 10 chiaramente, e sotto, essendoci auto-esercitata, abbiamo acquistato 100 azioni, Nicola, con in portafoglio diciamo, il valore 10 di acquisto. Ora, il sottostante è a 12,40, siamo in guadagno, però in questo momento vediamo solo il profit e loss del giorno, dobbiamo inserire qualcosa perché ci manca la colonna del profit e loss totale. Oggi, venerdì 29 aprile, stiamo guadagnando 28 dollari, ma noi dobbiamo vedere quanto guadagna dall'inizio, da quando l'abbiamo. Bisogna quindi andare su inserisci colonna. Quando andiamo sopra, inserisci colonna prima di profit e loss, andiamo su posizioni profit e loss e dobbiamo mettere profit e loss non realizzato. Sarebbe a dire non realizzato perché noi abbiamo ancora le azioni in portafoglio, ma non le abbiamo ancora vendute, quindi è profit e loss non realizzato, 240 dollari. 10 è il prezzo di acquisto, il titolo adesso è 12,40, 100 azioni sono in guadagno di 240 dollari. Ricordiamoci sempre che abbiamo i famosi 67 dollari di costo che abbiamo sostenuto dell'opzione in precedenza. Chiaramente prima, quando abbiamo aperto il grafico di TradingView, si vedeva già che Nicola è cresciuto e adesso a distanza di qualche giorno dalla scadenza dell'opzione siamo in guadagno. Chiaramente è tutto ipotetico quello che abbiamo fatto perché non avevamo fatto uno studio precedente. Io per praticità avevo preso una opzione strike 10, quindi mi serviva un'azione che era intorno ai 10. Questo Nicola, quando abbiamo fatto il tutto, era un pochino sopra 10. Non bisogna adesso pensare più all'opzione, ma abbiamo le 100 azioni. Il rendimento da dividendi non ne ha, quindi Nicola non ci dà, diciamo, utili. Tra 8 giorni però fa gli utili. Quindi ci potrebbe essere uno scossone intorno a data 7 maggio. Ora sta a decidere noi, diciamo, sta a noi decidere se tenere le 100 azioni, venderle subito e portarle a casa, averne la metà e lasciarle scorrere, lasciare gli altri 50 nel portafoglio, oppure
potremo lavorare con le opzioni, quindi magari vendere una call, che è una cover call. Farò altri video magari se vi farà piacere per questa cosa qui. Stiamo ipotizzando varie situazioni. Si potrebbe mettere uno stop loss al prezzo di carico o sopra il prezzo di carico, che sarebbe uno stop profit, un ordine diciamo di chiusura in vendita delle azioni, ma sempre in guadagno. Facciamo la risposta alle domande che abbiamo fatto ai neofiti, quindi se ho acquistato una call a strike 12 a premio 140 e la porto a scadenza, l'azione scende a 9 dollari, avrò i titoli assegnati? In questo caso bisogna rispondere no. Vi ho detto il discorso del premio ok, ma per sviarvi un pochino, perché a noi non interessa quanto è il premio che abbiamo pagato, l'importante è che se abbiamo acquistato una call 12 e il titolo scende, noi sappiamo che la call sarà out of the money e non saremo assegnati per questa cosa, per questa call 9. La terza domanda invece è proprio il caso di Nicola. Ho acquistato una call 15, il costo è sempre del premio, 1,70, e se la porto a scadenza verrò assegnata se il sottostante sale a 15,50? In questo caso la risposta è sì, perché il titolo è cresciuto, la nostra call è andata a finire in the money, oltre il nostro strike, e quindi la risposta è sì. La quarta domanda era la solita cosa per scherzare, se era stato maltrattato o no un conto real per il mio video, no, ma forse in questo caso era meglio averlo fatto in real perché è andata bene l'operazione e stiamo guadagnando con questa ipotesi. Questo chiaramente è il solito disclaimer: il canale è frutto di esperienza personale, non costituisce servizio consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio, né invito a investire i vostri soldi nel trading. Le indicazioni riportate nei video vengono fornite solo come semplici spunti per riflessione e stimolo per studio ulteriore, perché gli argomenti sono spesso completi. Le domande che non vi scrivo oggi potrebbero essere: cosa fareste ora voi con le azioni di Nicola? Le terreste? Le vendereste subito? Vendereste una call? Ne vendereste una metà? Comunque metteremo uno stop loss o un take profit. Mi farebbe piacere nei commenti, insomma, sapere come la pensate, più che altro se vi piace questo tipo di video che sto facendo adesso, un po' a episodi diciamo, sulle opzioni. In questo momento stiamo lavorando più sulle call e spero comunque sia stato interessante. Vi ringrazio e vi auguro buon divertimento.